Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, anche ascendente Luna e Venere in pesci. Andiamo a vedere questo mese di luglio 2026 con il grande portalone. Se avete già fatto il rituale del portale di luglio 2026, questo video è come se fosse una naturale conseguenza, un suo proseguimento. Se invece non l'avete ancora fatto, ragazze e miei ragazzi, vi consiglio di recuperarlo perché vi aiuterà a completare di più la lettura, a comprenderla più profondamente, in modo tale da andare a cooperare con le energie di luglio. Vale anche se non hai fatto il rituale, siccome lo state chiedendo sugli altri segni, è normale che vale anche se non hai fatto il rituale, però noi facciamo una tarologia di cooperazione con gli eventi, non subiamo gli eventi, non siamo vittime degli eventi, siamo co-creatori del nostro destino, no? Come vi ho spiegato nel video Destino e libero arbitrio, dove parliamo del mito di Acrisio, il nonno di Perseo. Ok, quindi smettiamo di subire passivamente il destino come le letture dei tarocchi e iniziamo a cooperare con le cose, insomma, no? Ok. E allora, partiamo subito. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, cooperazione e realizzazione. E iniziamo con l'energia generale del mese, dove metteremo 3 tarocchi e un oracolo. Cosa si muove nel tuo mese? Quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita? Ne mettiamo una, 2, 3 e poi ci mettiamo una carta di questi. Allora, vediamo quali energie ci sono per te. 6 di denari, aiuti, sostegno, riceverai dei doni, dell'aiuto, del sostegno, anche delle entrate di denaro, Wow, 6 di bastoni. Cioè, qua c'è vittoria e successo per te. Ricevi riconoscimenti pubblici, ricevi riconoscimenti energetici, le persone si danno a te. E sei popolare, mi dicono queste carte, assolutamente. Qua c'è un upgrade economico, cavaliere di denari. C'è un entra del denaro o upgrade economico. E vedo comunque siccome i denari sono la terra, no? E i bastoni, il fuoco, la Kundalini, è come se vedo che la tua energia si radica nella terra e questo porta a successo e compimento pubblico e personale. Molto chiaro. Vediamo l'oracolo. Sì, sei una forza della natura, un atleta. Vabbè, tutti i pesci che conoscevo, che ho conosciuto, tra cui c'è stato un grande amore anche pesci. Poi mia nonna e mio nonno, la nonna che voleva fare l'attrice, no? Era pesci, quindi grandi amori della mia vita pesci. Erano un po' pigri inizialmente, però poi quando si mettono sono devastanti. Allora qua è un atleta. Perché qua dice piena devozione per trascendere i limiti fisici, inclusi i limiti fisici e psichici, no? Sviluppo della forza di volontà e la forza spirituale. Qua superi te stessa o te stesso, bellissimo, eh. Soprattutto, siccome tu a volte tendi a prenderti, no, i mali del mondo addosso, no? Perché sei per eccellenza il guaritore spirituale per eccellenza dello zodiaco, no? C'è proprio una grande forza spirituale hai. Col 6 denari però è come se tu incarnassi il tuo valore senza più disperderlo, perché mi parla di reciprocità il 6 denari, uno scambio più armonioso. Mi parla di relazioni che ci saranno, di situazioni o di opportunità che finalmente iniziano ad essere più equilibrate. Cioè, è come se Luglio ti dicesse: non devi dare, non devi più dare tutto di te per meritare qualcosa, tant'è che arriva il 6 di bastoni, riconoscimento, soddisfazione, una vittoria personale avrai di qualcosa che darà finalmente i suoi frutti. E poi il cavaliere di denari per me, sai che ogni tarologa o tarologo ha i suoi codici, il cavaliere di denari è la cosa certa per me,
perché parla di continuità, dei frutti che maturano anche nel tempo e anche di pazienza su quello che hai coltivato, perché è come se Luglio dicesse con questa carta non avere fretta, perché quello che stai costruendo ha radici profonde. Quindi ehm, è bellissima questa cosa, è come se fosse, no, il lancio che arriva molto lontano. E questo è perché tu trascendi te stessa o te stesso. Quindi qua tu ti alleni a collaborare con la vita, con costanza, con presenza, con fiducia, senza pretendere risultati immediati, no? Allora la domanda che mi viene da farti è questa. Stai facendo il rituale dei 7 giorni? Perché qua c'è un potenziale enorme. Cioè, Luglio ti chiede di essere proprio presente in quello che, scusami, stai già costruendo, eh. Cioè, la tua forza non nascerà qua dagli slanci improvvisi, ma dalla devozione con cui scegli di onorare ogni giorno il cammino che stai già facendo. Cioè, Luglio ti chiede di diventare fedele alla vita che adesso sta nascendo dentro di te, ok? Non ti devi sforzare a fare niente. La prima legge dello yoga sciamanico si chiama la yasa, la suprema condotta è l'assenza di sforzo. E ciò non significa non ti devi impegnare, con pazienza sì, ma quello che semini adesso dura tantissimo. Vediamo adesso qual è il tema evolutivo del mese. Quindi usciamo dalle previsioni standard, entriamo adesso nella cooperazione con il destino, no? Che cosa desidera nascere attraverso di te? Come possiamo allearci a questa forza? E quale potenziale sta cercando di emergere? Mettiamo due tarocchi. La forza, appunto, atleta forza, il coraggio, il coraggio e l'eremita, il coraggio di seguire soltanto la tua maestria interiore e non farti condizionare da niente e nessuno, il coraggio anche di sentire la voce del silenzio, che è l'unica che ti guida. Vediamo cos'altro, qual è il tema evolutivo del mese? Affronta la superficie fisica, risveglia l'autorità spirituale dell'umanità, la compassione e l'autostima, la forza in te stessa o in te stesso. Perché questa carta significa mendicante, no? Chiedere l'elemosina e quindi il non farcela da sola. No, o da solo. Ma tu hai il maestro interiore qua. Cioè, questo è il risveglio dell'autorità spirituale attraverso l'umiltà, la compassione e l'autostima. Quindi Luglio è come se potrebbe insegnarti che la vera forza non è controllare la vita, ma è accompagnarla. La forza non ti chiede di essere invincibile, ti chiede di abbracciare la tua vulnerabilità, quella è la cosa più difficile. Bisogna avere il coraggio per abbracciare la tua umanità, le tue fragilità. Ti chiede di essere gentile con te stessa o con te stesso, di non spingerti continuamente oltre il limite, di non pretendere da te stessa o da te stesso una perfezione impossibile. Ed è qui che arriva l'eremita, che è una carta tra le mie preferite, perché ti invita proprio ad ascoltarti, a rallentare e ad ascoltarti, come se Luglio ti dicesse, prima di cercare risposte fuori, torna a casa dentro di te. La parola elemosina, nella sua radice più antica, non è una mancanza, parla di un atto di umanità, di uno scambio, di un cuore che sa dare e sa anche ricevere. È come se Luglio sembra dirti una cosa importantissima, cioè l'umiltà non significa sminuirti, è smettere di portare tutto il peso del mondo sulle tue spalle, perché tu hai sviluppato una grande sensibilità, una grande capacità di prenderti cura degli altri, ma a volte questo ti porta a dimenticare te stessa o te stesso. Ecco perché il 6 denari è l'equilibrio tra le parti, no? Quindi allora il potenziale che desidera nascere attraverso di te è imparare a offrirti ehm, la stessa compassione che doni agli altri. Quindi l'eremita non è isolamento, è incontro, è il momento in cui torni a sederti accanto alla tua anima. La forza è alleanza, è la capacità di non fare più guerra a ciò che senti.
Cioè, ti chiedo questo, dov'è che puoi essere più compassionevole con te stessa, con te stesso, senza sentirti egoista? Perché è come se mm, Luglio non ti chiede di essere più forte, più amorevole. Ed è una differenza enorme perché la tua autorevolezza spirituale non nascerà dal sacrificio oltremodo, nascerà dalla tenerezza con cui sceglierai di trattarti. D'accordo? Perché il pesce tende a salvare sempre il mondo, no? Quindi ed è una cosa stupenda, bellissima, però questa volta il mondo sei tu. Cioè, Luglio non ti chiede di salvare il mondo, ti chiede di ricordarti che anche tu fai parte del mondo che merita amore. È un po' questo il senso, mi spiego? Ok. Vediamo adesso qual è lavoro, denaro, missione. Cioè andiamo a vedere cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Il lavoro non è solo quello stipendiato, lo dico sempre, il lavoro è dove tu metti l'energia quotidiana, perché quella è la tua missione. Ricordando anche che il denaro è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita. Vediamo, mettiamo 3 tarocchi, lavoro, denaro, missione e un oracolo. Re di bastoni, potentissima, potentissima. Leadership, visione. 4 di denari, 10 di bastoni. Allora, devi scrollarti un po' di pesi che ti appesantiscono qua. Un po' di responsabilità, fammi vedere perché va bene la cosa. E secondo me avrai anche più responsabilità perché hai più potere, però andiamo a vedere la carta adesso, poi te la narro, quest'altro oracolo. Fai spazio, appunto, scrollati di pesi, responsabilità non tue, fai spazio perché c'è una nuova visione che ti sta guidando. Crea spazio per dare il benvenuto al cambio positivo nella tua vita, quindi c'è un cambio positivo nel lavoro. Deja ir todo, lascia andare tutto quello che non è allineato con il futuro che stai creando. È potentissimo. Luglio ti chiede sostanzialmente di alleggerirti. Perché fino adesso tutta la tua lettura mi sta raccontando di una storia di devozione, di equilibrio, di maturità spirituale, quindi luglio è il mese in cui ti rendi conto che non tutto merita di essere portato con te in questo viaggio, no? Quindi il re di bastoni come carta, come prima carta è potentissima perché mi parla della tua visione che avrai, una visione di creatività, di una parte di te che sa esattamente dove vuole andare, però è una leadership diversa in questo caso, non è il controllo, è proprio ispirazione. Tu avrai la capacità di guidare la tua vita senza dover combattere continuamente. E con questo 4 di denari è come se ti chiedesse una domanda importante: che cosa stai trattenendo per paura di perderlo? Può essere un'abitudine, può essere una collaborazione con qualcuno, può essere una sicurezza, un modo di lavorare, oppure il bisogno di controllare ogni dettaglio. Cioè, non tutto ciò che stai portando sulle spalle appartiene alla tua missione, questo è il senso. Anzi, forse stai sostenendo dei pesi che non sono più tuoi. E quindi luglio ti invita a fare una scelta molto concreta: semplificare. Fai spazio, crea spazio per dare il benvenuto al cambiamento nuovo che è in arrivo, quindi non devi aggiungere altro alla tua vita, devi scegliere meglio ciò che merita di restarci, mi verrebbe da dire così. Allora, la tua missione in questo mese non cresce attraverso l'accumulo, cresce attraverso il discernimento, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Quindi l'atto più spirituale che puoi fare in questo mese non è fare un passo in più, è smettere di fare 10 passi inutili. Quindi lasciare andare un impegno che magari ti prosciuga potrebbe essere, o semplificare il tuo modo di lavorare, o investire l'energia in quello che senti davvero vivo dentro di te, smettere di occuparti di tutto e di tutti, cioè proteggere anche il tuo tempo creativo. C'è qualcosa che qua non lo stai portando sulle spalle per abitudine, però non appartiene più al tuo futuro. Che cos'è questa cosa?
Cioè, luglio ti chiede di custodire la tua energia, perché la prosperità in questo mese non arriverà quando farai di più. Arriverà quando smetterai di disperdere la tua forza in ciò che non ti appartiene più. Quindi luglio non ti chiede di aggiungere dei nuovi sogni, per dirla in termini più sciamanici, no? Ti chiede di fare, di fare spazio a quelli, ai sogni che stanno già bussando alla tua porta e tu già lo sai, ok? Vediamo qual è l'ombra del mese, ci mettiamo i Sefirion, anzi prima una carta dei tarocchi. L'ombra del mese è l'emozione ctonia sotterranea che sta cercando di raggiungerti, no? Che sta bussando alla tua porta affinché tu possa cooperare con essa, la forza con cui allearti. Allora mettiamo una carta di tarocchi, l'ombra del mese, paggio di spade, e mo mettiamo anche questo, vediamo a quale regno appartiene questo paggio di spade. Smettila di analizzare fondamentalmente, smettila di analizzare. Eccola, a quale regno appartiene? Ok, vabbè, siamo in un regno intermedio, vediamo la carta corrispondente al regno intermedio. La resa. Smetti di controllare, smetti di portare dei pesi. Allora, vedo una vecchia modalità di sopravvivenza che deve essere trasformata, questo è il senso. Cioè, vedo che hai la mente iper vigile, no? Attenta, è come se dovessi prevedere tutto ogni volta, di essere sempre pronta o pronto a quello che potrebbe accadere, però è come se una parte di te fosse continuamente impegnata a chiedersi: e se poi succede qualcosa? E se poi sbagliassi? E se non fossi abbastanza? Allora il messaggio che arriva è dolcissimo con la resa. Cioè la resa non è arrendersi, è smettere di fare la guerra alla vita e mi do, mi offro, qualsiasi cosa sia, ma ho. Perché spesso la tua grande sensibilità ti porta a voler anticipare tutto, no? A proteggere tutto, a sistemare tutto. Però luglio è come se ti dicesse: puoi abbassare le difese, non sei sola, non sei solo a sostenere il cammino. L'universo è abbondante, non temere e non lottare, perché la lotta continua ti consuma l'energia. Invece la fiducia la rigenera, mi do, mi offro, non stai sempre lì attaccato al risultato, no? Quest'ombra è una parte di te che per tanto tempo magari ha cercato di proteggerti, quella del custodire, no, del controllare, però adesso può riposare. Cioè, io ti chiedo che cosa succede se per un momento tu smetti di controllare tutto e ti permetti semplicemente di ricevere. Che succede? Perché non ti chiede di diventare più forte luglio, ti chiede di diventare più fiduciosa, più fiducioso. E, cioè, non tutto ciò che arriva nella tua vita deve essere conquistato con l'affanno, perché dice che le cose che desiderano semplicemente essere accolte sono quelle che arrivano per davvero. Lasciati accogliere dalle cose, non so come. Cioè, la tua più grande rivoluzione di luglio sarà smettere di lottare contro la vita e permettere alla vita di sostenerti. Questo è, va bene? Vediamo adesso il messaggio dell'amante mistico. Facciamo una carta dell'oracolo dello sciamano, spirito guida. Stai cambiando pelle, la Kundalini si sta svegliando, non avere paura di questo. Il serpente mi parla della Kundalini che si risveglia e questo può anticipare delle sensazioni un po' strane dentro di te. È l'energia erotica che si risveglia. L'energia erotica è l'energia creativa, procreativa, che crea gli eventi, no? Quindi il serpente qua mi sta raccontando che se stai facendo un cammino sciamanico va bene, non ti devi preoccupare di niente. Il problema è quando non facciamo un cammino spirituale pieno di esperienza, empirico, voglio dire. Perché quando la Kundalini si risveglia, che sta alla base della colonna vertebrale e va verso i chakra, attiva determinati poteri che ci sono nei chakra. Quando ci sono chakra ostruiti, allora il problema è che Kundalini fa venire fuori tutti i problemi relativi a quei chakra ostruiti. E quindi
se tu ti allei all'invisibile, alle forze invisibili che si trovano in quei chakra con le pratiche sciamaniche, un cammino spirituale profondo, vero, allora il tuo amante mistico ti sta dicendo godi dell'energia erotica, procreativa e creativa che sta navigando dentro di te. Io ti sostengo e soprattutto ti sostengo a essere creativa e creativo. E se questa cosa va a intaccare alcuni chakra, come può essere il secondo, qua col paggio di spade, il controllo secondo chakra, no? E il diritto di provare emozioni, di provare piacere, non aver paura di quello, io ti sostengo, goditela, dicono qua, goditela. Ti consiglio molto la danza del piacere che trovi sul canale, va bene? Perché è molto forte, quindi il rituale dei 7 giorni è la danza del piacere. Vediamo un po' che cosa dice l'oracolo della dea, sempre col messaggio del tuo amante mistico. Perché ci sono delle qualità e dei talenti che ti servono a oltrepassare i limiti psichici profondi che stanno emergendo e devi smettere di controllare, devi iniziare a ricevere qua. Gli schemi, fuori dagli schemi, i limiti, ho appena detto limiti, fuori dagli schemi. Allora, si sveglierà in te un'energia pazzesca, va bene? Che a volte può fare un po' paura quando non abbiamo un cammino spirituale molto radicato e profondo, per farti abbattere gli schemi. Quindi tutto ciò che accadrà, affidati a quelle cose che accadranno, affidati agli eventi, sai come si fa, hai tutto a disposizione nella mia scuola, tutto, corsi, masterclass, trovi tutto qua sotto, quindi affidati a quello e rompi lo schema. Rompi lo schema. Migliaia delle mie ragazze e ragazzi l'hanno fatto, generando prosperità a non finire. Quindi rompi lo schema, rompi lo schema. Vediamo, sì, il gesto rituale te l'ho detto, rituale dei 7 giorni, portale di luglio, anche quello basta, anche quello, perché ci sono tutti i gesti rituali che fai, piccoli. Poi la pratica dei 21 giorni che trovi qua sotto e poi, che te lo dico a fare, il viaggio dell'eroe realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica. Quella è la cosa più potente che abbiamo fatto quest'anno, lo trovi qua sotto l'info box sul mio sito web www.taromantic.it. Ora andiamo a vedere qual è la disposizione interiore che ti permetterà di collaborare con quello che luglio vuole realizzare in te. Qual è la disposizione interiore? Il cammino della luce. Di un passo così, allora vai verso la luce, converto ciò che per me sono forze debilitanti in forza, dominando i miei pensieri, supero gli ostacoli con un'attitudine positiva, estendo la mia luce a tutto quello che mi circonda. Quindi fede negli eventi, cammino verso la luce, non mi faccio trainare giù dalla melma della mente e vado dritta come un treno. Cioè, mi rendo disponibile a collaborare con la vita. Mi rendo disponibile a collaborare con la vita, che è una resa attiva, non è quella passiva. Mi rendo disponibile a collaborare con la vita. Ok. Adesso andiamo a vedere nell'amore cosa accade, cosa potrebbe manifestarsi nell'amore, quale relazione desidera evolvere attraverso di te. Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore? 4 di coppe. Wow, la torre. Butta via tutto qua. Accipicchia, 9 di bastoni. Qua mandi all'aria qualcosa ed è bene così. O succede che va all'aria qualcosa o mandi all'aria qualcosa e va bene così. Ricordati che hai riconoscimento e successo. La vita ti sta portando a mandare all'aria una relazione, o un vecchio modo d'amare, o una vecchia storia, un pattern che si ripete a livello emotivo. O lo fai tu o la fa la vita, fatto sta che non ti appartiene più questo modo di amare. Metto l'oracolo e poi ti faccio anche la narrazione più completa. Relazione discreta, segreta a luglio, accipicchiolina. Qua abbiamo delle relazioni clandestine probabilmente, oppure probabilmente mandi all'aria una relazione clandestina. Allora,
questo amore è una camera a gas, diceva Gianna Nannini. Allora, questo amore rompe un vecchio schema. Allora, può essere che ci sarà un amore che nascerà nel silenzio e ti farà abbattere delle situazioni che non funzionano più. Va bene? Un amore che nasce nel silenzio, un colpo di fulmine che inizialmente questo amore viene protetto. Allora, perché luglio è come se, sai qua, no? C'è il 4 di coppe, lui che sta annoiato, non succede mai niente, un po' Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Però luglio è come se ti potrebbe sorprenderti nel momento in cui pensi che non stia succedendo nulla, perché 4 di coppe è un po' una pausa emotiva. Di una parte di te che può magari dirsi per il momento non mi aspetto niente, e questa carta a volte arriva quando siamo talmente abituati a una certa dinamica da non riuscire più a vedere le nuove possibilità, no, che la vita ci sta offrendo. Però mentre siamo nel nostro qua, nella nostra tenda con boom, pioggia nel deserto, fulmini nel deserto, è una carta potentissima. Allora, la torre arriva a distruggere, non viene a distruggere l'amore, viene a distruggere un'idea dell'amore che hai tu. Come se luglio ti volesse liberare da una convinzione che non ti appartiene più. Quindi potrebbero cadere le aspettative, potrebbero cambiare delle priorità, potresti vedere una persona con occhi diversi, oppure arriva qualcuno che interrompe la fase di stagnazione, colpo di fulmine. E poi il 9 di bastoni mi parla di una persona che ha già vissuto molto, che ha, no, una persona prudente, che non si concede subito, che ha imparato a proteggere il proprio cuore, no? E forse questa persona puoi essere tu o qualcun altro, oppure potrebbe essere qualcuno che entrerà nella tua vita, E questa carta oracolo mi parla della relazione segreta di questa persona qui. Ma non è una cosa negativa, ok? È qualcosa da custodire, lo vedo come un legame che almeno all'inizio non ha bisogno del giudizio degli altri, quindi non si espone. È una relazione che cresce più nell'intimità, lontano un po' dal rumore della mente, no? Che desidera maturare con calma. E la persona qua che si potrebbe manifestare, io la percepisco così, una persona molto riservata, molto matura, prudente, non è una persona impulsiva, una persona profonda, che è poco interessata alle apparenze, anche protettiva, capace di costruire qualcosa nel tempo però. Quindi per alcuni di voi potrebbe anche esserci un riavvicinamento importante con una persona, però a una condizione, che il vecchio modo di vivere l'amore venga lasciato andare. Perché il messaggio che sento è questo: l'amore che desidera nascere attraverso di te non vuole essere rumoroso, vuole essere autentico. Perché l'amore qua non viene a riempire una mancanza, viene a creare proprio uno spazio nuovo, più vero, più libero, più semplice. Perché luglio ti chiede di abbassare le difese, di lasciare andare ciò che non ti rappresenta più. Questo amore non avrà bisogno non avrà bisogno di essere dimostrato, ma di custodito. E il dono più grande di luglio qua nell'amore sarà scoprire proprio che l'amore non sempre, cioè l'amore arriva in punta di piedi e ti accorgi della sua presenza perché improvvisamente il cuore smette di difendersi, 9 di bastoni, capito? Vediamo cosa muove i passi di questa persona con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Voglio sentire addosso il tuo respiro, è molto, molto profonda questo oracolo. Voglio sentire addosso il tuo respiro, non è è una persona prudente, il respiro, la pelle, molto affascinante comunque. Quanto vorrei le tue gambe ora. Questa è una persona che immagina tanto.
immagina tanto, ti desidera tanto, si muove sul piano dell'invisibile, dell'erotico, tu sei mia, molta gelosia, è qualcosa di bello, bello da film. Bello per una stagione di serie Netflix, una stagione soltanto. No, a parte gli scherzi, è molto interessante, molto erotica questa, cioè molto mistica, molto profonda. Quindi, ragazzi miei ragazzi, questo serpentone diciamo che si attiva con questa energia magnetica. Eh sì. Al di là se c'è un'altra persona o meno, no? Però è dentro di te che si sta muovendo questo serpente della Kundalini, fortissima. È una lettura stupenda. Io, ragazzi e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro. Mi raccomando, fate le pratiche e realizzate tutti i vostri più grandi obiettivi. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!